Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati sul mio canale. Per il mio ritorno con un video dopo un bel po' di tempo, causa lavoro essenzialmente, ho deciso di portarvi una variante del giro diciamo più pubblicizzato, più proposto anche dalle agenzie turistiche, o lo trovate anche su internet molto facilmente, che sarebbe il giro l'anello delle Marche del Vanoi, cioè il giro 2262. La mia proposta invece è una proposta un po' più sentieristica, perché questo qui per la maggior parte è strada, fatta al contrario, quindi partendo da Cauria, arrivando a Ponte Stel, dove sono adesso, dove ho iniziato la registrazione, e fare un sentiero in salita che arriva a Malga Fossernica di fuori, arrivare a Malga Fossernica di dentro e poi da lì scendere a Rifugio Re Pavaia da un altro sentiero. Quindi è molto più sentieristico rispetto all'altro, in quanto diciamo il sentiero ufficiale ha solo la discesa da un bel pezzo sotto Malga Fossernica di fuori fino a Cauria, su un sentiero in cui c'è anche un salto e bisogna scendere se non siete proprio esperti, quindi vedete un po' voi. Insomma, io preferisco fare meno strada possibile, anche perché per evitare di incontrare macchine, ne sta arrivando una anche adesso, preferisco ecco sia la salita sul sentiero che anche la discesa, quindi spero che questa variante vi possa interessare, valutatela. Io comunque vi metto la registrazione su Komoot dal paese di Cauria in descrizione. Ecco, detto questo iniziamo, da Ponte Stel giriamo sulla sinistra andando verso Valzanca. Una piccola precisazione: non aspettatevi di trovare sentieri sempre belli puliti se lo fate questa mia proposta, perché allora i due sentieri che facciamo in salita facevano parte di una vecchia strada militare costruita nella prima guerra mondiale e li ho inseriti io su OpenStreetMap, e quindi non erano segnati sulle carte fino a poco tempo fa, insomma fino a un mese e mezzo fa. E anche dell'altro, il primo tratto non è mai stato segnato sulle carte, quindi insomma non sono super battuti e non sono anche super puliti. Ecco, qui a località Pian del Zoo dobbiamo girare a sinistra per andare verso l'Alpe Fossernica. Eccoci, siamo quasi arrivati all'imbocco del sentiero. Eccolo qua. Andiamo con il walk, giusto il primo tormentino qui. Da qui in poi è tutto abbastanza fattibile. A me piace molto fare, specialmente questo qui, farlo in salita è veramente molto molto bello. Oppala. Questi due sentieri anche in discesa sono veramente una sciccheria da fare, molto belli, molto veloci, diversi tornanti ma tutti abbastanza larghi, non ci sono problemi di sorta. Il mio ultimo short è questo sentiero in discesa, anche questo tratto è abbastanza interessante. Ed eccoci arrivati al primo incrocio con la strada. Come vi dicevo sugli inviti, io preferisco scendere soprattutto in salita. Fare 4 metri a piedi non mi cambia di certo la vita. Eccoci, ora da qui siamo su uno dei tornanti di Fossernica di fuori, noi andiamo dritti per imboccare il secondo sentiero tra una 50-60 metri. Come vedete dal cartello, in questo periodo i boscaioli stanno facendo le sboscoli della zona, quindi prestate sempre attenzione alla segnaletica. Io sto registrando di domenica, quindi non c'è nessuno che lavora, sperando che il sentiero non sia ostruito. Ed ecco qui il sentiero, di qua, qui sulla destra. Arriviamo su ed eccoci, la strada originale va dritta ma lì si ferma perché ci hanno costruito la strada sotto e hanno fatto questo invito qui. Ecco, a differenza dell'altro, questo qui è più erboso, lo vedete soprattutto nella parte alta, quindi non abbiate paura se trovate un po' di erba, ma non è tanta roba, sono pochi tratti. Come vedete il sentiero originariamente è tutto selciato, questa era una strada militare utilizzata per portare i cannoni da Ponte Stel fino a Malga Fossernica di fuori e Cima Paradisi e tutta la cresta dei Paradisi. Oh. Se vedete l'inquadratura
alzarsi ed abbassarsi è perché io gioco tanto con la sella perché sono un tifone. Anche qui una parte un po' sporca. Ecco, questa è la parte erbosa, schifosa. Vediamo che qualcuno lo tagli prima o dopo. Questa traccia qui l'ho fatta io passando. Ecco, casomai non fosse tagliato come in questo caso, quando vedete la palude in realtà c'è il tornante e si prosegue. Adesso l'erba alta finisce lì, non preoccupatevi. Ecco, come vedete passiamo proprio dove ci sono i lavori boschivi o dove sono passati da poco i lavori boschivi. Lì c'è la strada. Ed eccoci tornati sulla strada. Adesso proseguiamo in salita e arriviamo a Malga Fossernica di fuori. Già qui si intravede che il bosco è finito, qua sopra c'è il prato. Ci vediamo più su. Ecco, il panorama si è aperto sulla Malga, anche la vista inizia a essere bellina, specialmente dietro di noi, che passate di qua, giratevi, guarda, fermatevi alla Malga, date un occhio. Noi proseguiamo dritti e passiamo da Malga Fossernica di fuori a Malga Fossernica di dentro. La salita diciamo che grosso modo è finita perché la strada tra le due è un sali-scendi, quindi la quota è questa. La mia sosta per questo giro è il baito al fraton. È diciamo un ricovero tenuto dai manderi e cacciatori del posto. Ecco qui, se avete bisogno, oltre alla magnifica vista su Cima d'Asta, avete anche una fontana e un riparo, ovviamente. Andiamo. Ecco, io a meno che non abbia proprio bisogno di caffeina, roba potente, trovo meglio con queste qui rispetto ai gel. Molto naturali, li preferisco, mi piacciono anche di più. Fatemi sapere in caso se c'è qualcosa che devo sapere. Ecco, purtroppo ho dovuto nascondermi dietro il muro perché c'è un ventaccio micidiale. Comunque a Malga Fossernica di dentro, oltre alla bellissima vista sul lagoraio un po' di Cima d'Asta, nel periodo estivo è aperto come agritour, avete dei tavoli, potete mangiare qui e c'è anche una stazione di ricarica per le bike volendo. Il sentiero passa proprio davanti all'ingresso della Malga, salendo dalla strada sempre dritto, e la discesa parte proprio da qui. Ecco, sperando che il vento non faccia troppo bordello, apriamo gli ammortizzatori e andiamo. Come vedete il sentiero è un po' sporco perché è stato fatto qualche anno fa e poi un po' alla volta l'acqua l'ha scassato. Questo verde è colpa del bostrico, fa morire gli abeti rossi. Queste parti più verdi così sono molto scivolose, quindi state attenti ai curvoni.
Adesso che bisogna fare un filo di strada e poi si riprende qua. Altra parte mostricata scivolosa, attenzione. Sbagliato. Qui c'è un salto se volete, questo si può fare. Questa parte alta è un attimino, diciamo, un DH selvaggio, se volete chiamarlo così. Però io, come ho detto prima, sono fifone, quindi vado con calma. Piano sul bagnato, così non mi schizzo. Ciao. Ciao. Qui rincorciamo la strada e si scende di nuovo. C'è il pezzo scivoloso, schifoso, metto sempre giù il piede, io delle radici non mi fido mai. Qua c'è un salto se volete, io salto il salto. Oppa. Passo. Oh. Grazie. Io qua mi devo fermare perché c'è questo. Se devo dire la verità non me la sento di farlo, quindi facciamo a piedi. Facciamo la parte più corta. Non è che mi fidi troppo, ora meglio scendere per 5 metri piuttosto che fare
che arrivare a casa con una gamba rotta o non arrivare a casa proprio, ecco. La parte finale è un po' sporca qua, un po' tanto sporca, ma insomma in qualche modo qui al capitello si gira a destra. Anche questo qui è abbastanza sassoso, se volete potete continuare dritti, è questione di un paio di tornati di strada, mentre qui ce ne sono diversi. Questo è tutto bello largo ma sassoso con scalini, e questa è un'antica strada. Grazie. Permesso, scusa. Grazie mille. Questa parte finale è sempre molto sassosa, come vi ho detto prima. Eccoci sulla strada. Da qui prendiamo un altro piccolo sentierino, ve lo faccio vedere tra un attimo. Eccoci qua, alla fine della siepe si gira sulla sinistra. Se volete bere qualcosa, il famoso rifugio delle Favaie, eccolo lì, dove ci sono le macchine lì c'è il ristorante e bar. Mentre per andare subito a Cauria io vi consiglio di girare a sinistra qui e fare la strada dei Broli. Questo non è un sentiero, è una strada forestale. Ecco, il sentiero che abbiamo fatto dalla Malga a scendere fino al rifugio delle Favaie l'ho segnato su Komoot come Fossernica DH, perché la prima parte è stata disegnata e costruita con dei tornantini parabolici, un paio di salti, dei ponticelli, quindi è venuto da scrivere DH selvaggio, diciamo, ecco. Ecco, da qua in avanti, da qua il paese di Cauria è strada. Ed eccoci tornati al paese di Cauria. Ecco, se questo anello vi è ispirato, vi è piaciuto, lasciatemi un like, magari iscrivetevi al canale se volete. Ci sentiamo presto. Alla prossima, ciao!